Benvenuti o bentornati qui su Black & Wire. Io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da molti anni e qui su questo canale condivido con voi tutorial e consigli su questo argomento. Quello che andremo a fare oggi è un bracciale in tessitura. Se lavori la tessitura già da un po' di tempo non avrai difficoltà a realizzare questo bracciale. Se invece non hai mai provato a fare lavori in tessitura, ti consiglio di iniziare con lavorazioni da 2 fili, massimo 3. Cosa molto importante, guardati questo video che ti lascio qua nelle schede e sotto nell'info box, dove do 5 consigli per fare delle tessiture perfette. Questi consigli ti serviranno per migliorare le tessiture e per avere meno difficoltà durante la lavorazione. Il disegno centrale del bracciale è stato ispirato a tantissimi dei bracciali che si trovano su Pinterest. Una di voi mi ha chiesto di farvi vedere come si realizza quel genere di lavorazione. Io l'ho adattata a modo mio e l'ho fatta soltanto qua al centro della lavorazione e poi ho alternato pietre grandi e pietre piccole. Vi lascio qua sotto nell'info box alcune immagini da cui ho preso ispirazione. In realtà, ripeto, questa lavorazione si vede in tantissimi tutorial, in tantissime immagini, però comunque trovo che sia utile vedere questa lavorazione applicata in diversi modi, così da darvi più ispirazione possibile. Quindi andate sotto nell'info box e ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nuovi video. E adesso andiamo a vedere il procedimento. Per realizzare questo bracciale vado ad utilizzare il rame nudo perché poi lo andrò a ossidare. Mi serve da 0,9 per la base della tessitura, da 0,4 per la tessitura, da 1,6 per realizzare la chiusura e poi vado ad utilizzare 4 anellini che ho già realizzato in passato. Sono con il filo da 1,2 mm e il diametro interno dell'anellino è da 7 mm. Se li acquisti già pronti ti consiglio di utilizzare 3 anellini aperti e uno chiuso, che sarà quello dove poi andremo ad agganciare la chiusura. Per la parte centrale 3 pietre, io utilizzo queste che sono di agata blu striata, sono 2 da 8 mm di diametro e questa più grande da 12 mm di diametro. Poi abbiamo bisogno delle lime, tronchesi, pinze tonde e pinze piane. Li andrò ad utilizzare 2 semplicemente per aprire e chiudere bene gli anellini. Andiamo a vedere come realizzare questo bracciale. Ok, per iniziare prendo 5 fili da 0,9 mm di diametro, 4 sono lunghi 40 cm, mentre uno di loro, il quinto, è 50 cm. Questo sarà il centrale, il filo centrale della nostra lavorazione. Inizio prendendo un filo da 40 cm e il mio filo da 0,4 che non taglio e lo lascio attaccato alla bobina, e la bobina la lascio a terra. Io sono sul tavolo, lo lascio a terra così che il filo viene ben tirato e soprattutto non si creano troppi nodi. Ovviamente dovrò stare molto attenta lo stesso, ma in questo modo sono sicura che la lavorazione andrà meglio. Faccio un paio di avvolgimenti, porto la lavorazione, questi avvolgimenti, a circa 5 cm e mezzo dall'inizio del filo e aggiungo il secondo da sempre 40 cm e faccio un avvolgimento. Aggiungo il terzo che sarà quello più lungo e lo faccio sporgere di circa 5 cm rispetto agli altri e faccio sempre un avvolgimento. E poi gli altri 2 li allineo al primo e il secondo. Per quanto riguarda l'ultimo, il quinto filo, lo vado ad accostare agli altri, ma non avvolgo, faccio semplicemente questo, quindi torno indietro. Quindi significa che il quinto filo sarà meno stabile, soprattutto all'inizio. Poi vedrai che con le chiusure
tutto si manterrà fermo, soprattutto con la tessitura, però al momento la lavorazione che voglio fare prevede che l'ultimo filo sia libero, quindi torno indietro e ripeto la tessitura. Adesso andiamo a vedere bene questa tessitura, è molto semplice. Farò un avvolgimento su ogni filo. La scomodità ovviamente è che sono fili molto lunghi, quindi è un po' complesso come lavoro. Se è la prima volta che fai la tessitura, ti consiglio di partire con tessiture più semplici, con 2 massimo 3 fili di base. Faccio un avvolgimento per ogni filo che incontro salendo, quindi sono al quarto. Il quinto, l'ultimo, lo lascio e torno indietro. Con le pinze per ogni singola scaletta, quindi per ogni volta che ho fatto 5 avvolgimenti, perdonami, 4 avvolgimenti, e torno indietro, spingo bene con le pinze in modo da fare una tessitura compatta. Questa tessitura è molto semplice, rende molto bene alla fine perché realizza una texture molto compatta che a me piace moltissimo. Ripeto, con tanti fili o comunque con fili di una lunghezza già così importante è scomoda se non l'hai mai fatto prima. Poi io sono con il cerotto perché sono un paio di giorni che sto lavorando in tessitura e quando vado a tirare il filo questa è la parte che subisce più danno, diciamo così, quindi stava venendo la vescica e per comodità ho messo il cerotto. Se c'è una parte delle dita che ti fa più male, utilizza questa stessa tecnica e vedrai che non ci saranno problemi. E proseguo con questa tessitura in questo modo. Ogni volta che c'è un filo salendo faccio un avvolgimento fino al quarto. Quando arrivo al quinto torno indietro tirando bene sempre e spingo indietro con le pinze. Quindi partendo dalla base c'è un avvolgimento per il primo filo, il secondo, il terzo e il quarto. Il quinto è senza avvolgimento singolo, va soltanto abbracciato con questo filo per tornare indietro. Quindi quando torno indietro non ci sono avvolgimenti, passo semplicemente sul retro della tessitura. E proseguo per 4 cm. Ok, una volta che ho completato i miei 4 cm, adesso andiamo a creare la parte centrale del nostro bracciale. Come prima cosa vado a dividere i fili, una coppia a destra, l'altra dalla parte opposta, e questo centrale rimarrà libero. Con l'ultimo avvolgimento, che non è un avvolgimento perché prendo l'ultimo filo e torno qua, vado a creare una tessitura a 2 fili, molto molto semplice. Faccio 3 avvolgimenti singoli sul filo di base, in questo modo, e 3 avvolgimenti doppi, quindi prendendo anche il secondo. Ho fatto questa tessitura per circa 5 cm, un poco meno. Vado a tagliare questo filo lasciando circa 25 cm perché probabilmente mi serviranno per aggiungere alcune tessiture in seguito. Ma andiamo a decorare anche gli altri 2 fili. In questo caso non andrò a ripetere la stessa tessitura
farò semplicemente degli avvolgimenti, sempre per la stessa lunghezza fatta dall'altra parte. È una cosa soltanto estetica. Se vuoi fare questo, l'unico consiglio che posso darti è quello di mantenere la stessa tessitura, nel senso che il filo esterno sarà quello di base, così che verrà specchiato, e quello interno sarà quello dove farai i 3 avvolgimenti insieme, quindi sarà specchiato. Altrimenti, se fai la stessa cosa, è sempre, ripeto, una questione estetica, però credo che sia meglio, e voglio darti questo suggerimento, di farlo specchiato, semplicemente perché alla fine rende meglio. Quindi in questo filo diventerà la tua base e questo sarà il secondo filo. Se invece vuoi farlo esattamente come me, è molto semplice, perché prendo di nuovo il filo senza tagliarlo dalla bobina, faccio 3 avvolgimenti sul filo interno, questo lo vado a tagliare poi, e semplicemente vado a fare i miei avvolgimenti. Ok, come prima cosa vado a incrociare queste 2 coppie di fili. Attenzione, qua ancora il filo è attaccato alla bobina e deve rimanere così, e questo qua invece lo vado a tagliare, questo dell'inizio, e lo vado a chiudere. Questo sarà il primo incrocio da fare. Questo filo centrale, che è libero, lo utilizziamo per inserire le pietre. Ora, visto che questa è l'ultima coppia di fili che è passata sopra, vado a utilizzarla per fare il prossimo incrocio, avvolgendo bene la pietra, e questa che è partita da sotto adesso andrà sopra. Quindi alterno l'incrocio. Vado a mettere la pietra centrale, che sarà quella più grande, e utilizzando la stessa teoria procedo in questo modo. Quindi questa coppia di fili passerà per prima e poi infine questa. Voglio che rimanga frontale la decorazione, quindi la sistemo in questo modo e non faccio sì che i 2 fili si appoggino completamente alla pietra. Sicuramente qua mancano degli avvolgimenti che vado a fare con il filo qui che ho tagliato e qui semplicemente con il filo che ho ancora attaccato alla bobina. Quindi tolgo la pietra per comodità. Cerco di allineare benissimo i fili, perché adesso dovrò ripetere la stessa tessitura che abbiamo fatto qui. Quindi faccio qualche avvolgimento per dare lo spazio a queste piccole curve di rimanere così ferme, perché altrimenti andandole subito a stringere la tessitura verrebbe storta. Quindi la inizio qua, come vedi anche qui finisce qui la tessitura e poi c'è un po' di spazio per la prima curva.
altrimenti non sarebbero mai dritti come dovrebbero essere. Ok, una volta che ho fatto tutta la tessitura, quindi ho 4 cm da un lato e 4 dall'altra, posso chiudere il filo facendo 3 avvolgimenti sul filo singolo. E adesso pensiamo alla chiusura. Sicuramente questi fili sono molto lunghi, quindi verranno tagliati. In ogni caso ho utilizzato fili a 0,9, quindi anche quando li taglio tutto l'eccesso andrà messo da parte per realizzare le monachelle. Prendo un filo esterno, lo vado a piegare in questo modo. Stringo bene con le pinze in modo che sia ben aderente ai fili e gli faccio fare un giro. Qui lo taglio, anche un po' più corto, e chiudo. Sento bene che non sporga. Nel caso in cui la punta è troppo tagliente vado con una lima a definirla meglio. Poi prendo l'altro filo, faccio passare davanti e anche qui, aiutandomi sempre con le pinze in modo da fare un avvolgimento molto stretto, faccio la stessa cosa e chiudo. Li chiudo sempre verso l'esterno, quindi l'esterno del bracciale, in modo che quando poi lo vado a indossare non dà fastidio. Non deve dare fastidio in ogni caso, però questo è per maggiore sicurezza. Ora questi altri due li vado semplicemente a chiudere sul filo centrale. Stessa cosa per l'altro. E a questo punto prendo le pinze tonde e qua vado a creare una solina. Lasciando circa 2 cm vado a creare una spirale per coprire le chiusure che ho fatto adesso. E faccio la stessa identica cosa dall'altra parte. Ok, una volta che abbiamo completato la parte più importante del nostro bracciale, possiamo dargli la forma più tondeggiante. E adesso pensiamo alla chiusura. La farò super semplice. Prendo il filo da 1,6 mm, ne ho tagliato un pezzo da 6 cm. Con le pinze tonde vado a creare la prima asola.
Adesso, prendendo il filo con la parte più grande delle pinze tonde, a circa 1 centimetro dall'asola che ho appena fatto, piego il filo. Questo sarà il gancio del bracciale. Questa parte va ben limata con la lima. Se hai anche della carta smeriglio, passala, in questo modo verrà veramente perfetta la punta. Si lima sempre con la mano ferma, ma per farti vedere faccio in questo modo, però noti anche tu che il pezzo si muove quando vado a passare la lima. Invece se ho la mano ben ferma sul tavolo, la lima ha la sua massima efficacia. Prendo 5 anellini che ho preparato in precedenza. Il primo lo utilizzo semplicemente per mettere il gancio. Allora, i bracciali in tessitura non sono super resistenti. Una volta che gli abbiamo dato questa forma, sarebbe bene mantenerla in questo modo, quindi non forzare troppo la forma del bracciale, non cercare di dargli la forma del polso, perché questa struttura non è debole, ma se si deforma troppe volte prende delle forme strane, quindi i bracciali in tessitura devono essere trattati con la massima delicatezza. Io come sempre lo andrò a ossidare, quindi lo vedrai un po' più scuro, e visto che è un bracciale probabilmente andrò anche a stendere qualche passata della vernice vintage che utilizzo per bracciali e anelli. Io spero che questo tutorial ti sia piaciuto, fammelo sapere tramite un commento, lascia un mi piace per supportare questo canale. Noi ci vediamo al prossimo video di questo dicembre con il calendario dell'avvento Wire. Ciao! Durante il tutorial non l'ho detto, ma la tessitura che ho fatto nei lati del bracciale può essere a tuo gusto, quindi non devi fare per forza questa. Diciamo che questa è quella che preferisco per dare un effetto molto compatto alla lavorazione totale. E anche in queste due che si vanno a incrociare ovviamente puoi fare 2 decorazioni diverse, 2 tessiture diverse oppure 2 uguali. In ogni caso puoi fare lo stesso identico bracciale cambiando le tessiture e vedrai che la lavorazione sarà molto diversa. L'importante è che scegli lavorazioni che ti piacciono, e se ancora non l'hai fatto ti consiglio di andare a vedere il video con i 5 consigli per fare una tessitura perfetta. Ti assicuro che ne vale la pena, perché dopo anni di tessitura finalmente ho capito quali sono gli errori che si fanno maggiormente e ho deciso di condividerli con voi. Se questo video tutorial ti è stato utile, lascia un mi piace per supportare questo canale. Noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video tutorial.